Ciao a tutti, in questo video parliamo dell'ipoparatiroidismo primario, una patologia non comunissima che però può verificarsi in alcune situazioni di cui andremo a parlare in questo video. Vi ricordo che ho già parlato dell'iperparatiroidismo primario e di come funzionano le paratiroidi nel video che vi metto qua sopra e poi ve lo metto anche in fondo in elenco nei video che appaiono qua in parte, e vi consiglio di andare a vedervi quel video perché vi spiego esattamente come funziona fondamentalmente la paratiroide. È un organo che regola fondamentalmente il calcio nel sangue e nello spazio extracellulare, quindi fondamentalmente vi spiego come funziona, quali sono gli ormoni coinvolti. Nell'ipoparatiroidismo primario, a differenza dell'iperparatiroidismo primario, avremo una poca produzione o addirittura nulla produzione dell'ormone paratormone, che è l'ormone che viene prodotto dalle paratiroidi quando il calcio si abbassa. Quindi avremo fondamentalmente un'ipocalcemia nel sangue, e questa ipocalcemia non viene contrastata perché non viene prodotto paratormone, e quindi il paratormone che servirebbe fondamentalmente per fare tre cose. La prima, aumentare il riassorbimento di calcio a livello intestinale nella dieta. La seconda è quello di aumentare il riassorbimento a livello renale e di produrre vitamina D che ci serve a livello intestinale per riassorbire meglio il calcio. E la terza funzione che ha il paratormone sarebbe quella di riassorbire calcio che viene immagazzinato di solito nelle ossa. Cosa comporta un'ipocalcemia nei nostri cani e nei nostri gatti? Dei problemi, diciamo, dal punto di vista neuromuscolare. Fondamentalmente sono animali che avranno dei grossi problemi a livello neuromuscolare, quindi possiamo avere dei cani che hanno dei tremori, delle fascicolazioni muscolari, delle contratture muscolari, crampi agli arti posteriori, andatura rigida, possono avere anche un coma ipocalcemico, una tetania, la classica tetania da ipocalcemia che noi conosciamo più frequente, la classica tetania puerperale, quando fondamentalmente una cagnolina dopo la gravidanza deve allattare i cuccioli. Se non è stata alimentata in modo corretto durante la fase della gravidanza, può andare ovviamente in tetania puerperale perché si abbassa il calcio, perché viene utilizzato per la produzione di latte. Vi metto anche qui il video qua sopra sull'ipocalcemia e anche in fondo alla lista dei video, così potete andare a vedervi anche questo video sull'ipocalcemia. Quindi fondamentalmente nell'ipoparatiroidismo primario abbiamo le paratiroidi che non producono più paratormone. Di solito le cause possono essere diverse, diciamo che possono essere idiopatiche, cioè non si conosce esattamente la causa, possono essere delle neoplasie, possono essere dei traumi e esiti di traumi al collo che possono aver creato poi un'atrofia o un'ipotrofia della ghiandola. Può essere ovviamente la causa principale di solito di un ipoparatiroidismo primario, e di solito dopo l'asportazione delle paratiroidi a causa per esempio di un iperparatiroidismo primario oppure di un ipertiroidismo nel gatto. Quindi molto frequentemente si può creare un ipoparatiroidismo primario dopo che abbiamo tolto le ghiandole, perché chiaramente abbiamo magari tolto tutte e due invece di toglierne solo una. E poi ovviamente sì, ci può essere anche qualche malattia autoimmune, perché effettivamente all'esame istopatologico, quando andiamo a vedere queste ghiandole, si trova un infiltrato linfoplasma cellulare, una fibrosi, quindi potrebbe anche essere un esito di una malattia autoimmune. Colpisce fondamentalmente soprattutto le femmine, sembrerebbe esserci una predisposizione di sesso delle femmine. Nei cani soprattutto si pensa a barbone nano, schnauzer, pastore tedesco, labrador, però anche qui non c'è una predisposizione esattamente di razza come per esempio non c'è nell'iperparatiroidismo primario. Nel gatto di solito colpisce soprattutto i maschi e, ripeto, è molto frequente come esito di esportazione di una ghiandola della tiroide per ipertiroidismo. I segni clinici, come abbiamo detto, comportano fondamentalmente i segni clinici classici dell'ipocalcemia, quindi abbiamo queste tetanie, queste fascicolazioni muscolari, possiamo avere anche delle cataratte. A livello di diagnosi di solito si sospetta un ipoparatiroidismo primario quando abbiamo un'ipocalcemia che persistente,
con fondamentalmente una iperfosfatemia elevata, e quindi dobbiamo andare poi ad analizzare il paratormone. Prima ovviamente di andare ad analizzare il paratormone voglio ricordarvi che a volte abbiamo anche nelle fasi magari iniziali, non quando abbiamo ormai una tetania, una paralisi, abbiamo magari un cane molto nervoso che tende a leccarsi, morsicare le zampe, strofinarsi il muso. Nelle fasi iniziali possiamo vedere questi tipi di sintomi. Il paratormone dobbiamo andare ad analizzarlo quando abbiamo un basso valore di calcio, un alto elevato di fosforo nel sangue. Concettualmente il problema del paratormone, ne ho già parlato nel video dell'iperparatiroidismo, è quello che tende ad abbassarsi velocemente e quindi a non essere stabile quando noi andiamo a fare il prelievo, e quindi potrebbe renderci difficoltoso il discorso, perché magari sospettiamo un ipoparatiroidismo primario perché il paratormone è basso, ma magari è stato gestito male dal punto di vista dell'esame del sangue, perché ripeto non ha una grandissima stabilità e quindi è molto difficile a volte avere un valore perfetto di quanto sia il paratormone in quel momento. Come terapia fondamentalmente abbiamo quello di cercare prima di tutto, in una fase diciamo acuta in cui abbiamo una tetania, con una paralisi, con un coma ipocalcemico, chiaramente bisogna cercare di dare calcio per via endovenosa e vitamina D. Una volta stabilizzata la situazione, sono animali che tendenzialmente vengono somministrato calcio e vitamina D per il resto della loro vita, per cercare di mantenere un livello di calcemia normale o più vicino alla normalità, o comunque che non provochi ovviamente tutti i problemi neuromuscolari che chiaramente l'ipocalcemia grave può provocare. Prima di concludere vorrei sottolineare che a volte possiamo avere un falso ipoparatiroidismo primario per una carenza di magnesio. Ovviamente una volta sistemato il magnesio anche l'ipoparatiroidismo primario si risolve, e quindi fondamentalmente c'è anche questa causa nelle varie cause di ipoparatiroidismo primario. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi ricordo sempre che se siete interessati agli argomenti di medicina veterinaria del cane e del gatto, iscrivetevi qua sotto al canale e vi ricordo sempre di mettere un bel mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, al prossimo video.